Se vuoi realizzare il cosplay di Mercoledì Addams, sei nel posto giusto. In questa serie di tutorial ti spiegherò tutte le tecniche che puoi utilizzare per realizzare un cosplay perfetto del vestito del ballo e soprattutto che potrai applicare a tutti gli altri tessuti trasparenti, a tutti i tessuti fini e a tutte le sete. Quindi mi raccomando, segui tutte le puntate, si tratta di 5 episodi. Nel primo, adesso, parleremo di un'introduzione generale delle analisi del costume e soprattutto della cucitura alla francese, perché questa influisce sulla progettazione del cartamodello e sul taglio. Nel secondo tutorial parleremo di come tagliare il cartamodello e soprattutto una cosa fondamentale, cioè come riprendere i segni, perché qui non potrai utilizzare il gesso. Quindi ci sono delle tecniche particolari e ti racconterò tutto in quel tutorial. Nel terzo tutorial invece ti farò vedere come fare le ruche. E non ti preoccupare, a questo punto non ti spaventerà più niente, potrai fare ruche infinite di qualsiasi lunghezza, di qualsiasi ampiezza e soprattutto l'arricciatura la potrai fare a mano come ti pare. Quindi in quel tutorial parleremo di arricciature e vedrai che per qualsiasi altro cosplay ti saranno utilissime. Nel quarto tutorial invece parleremo di come attaccare il colletto, come fare la bottonatura con gli occhielli, come attaccare i bottoni e come attaccare il tralcino. Quindi vedrai che avrai un costume completo. Ma manca una cosa che troverai nel quinto tutorial, ovvero la stiratura. Perché vedrai che quando lavorerai le ruche si spiegazzeranno, faranno quello che gli pare. Non ti preoccupare perché se segui tutte le mie istruzioni, nell'ultimo tutorial potrai stirarle e metterle tutte in piega, in maniera tale da essere perfetto per il tuo shooting o per andare in fiera. Quindi davvero, segui questa playlist, iscriviti al mio canale, metti mi piace, condividilo con tutti. Chi sono io per raccontarti tutto questo? Sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e Coach Gianome. Infatti per questa playlist ho chiesto a Gianome di poter utilizzare la Continental M7 che vedi dietro di me. È una macchina spettacolare che mi ha aiutato ad abbreviare tantissimo i tempi di lavorazione e che soprattutto ha tante facilitazioni, quindi la vedrai in azione e spero che ti piacerà. Dai, partiamo adesso! Allora, la prima cosa che hai notato, scommetto, è che il sotto qui è trasparente. Infatti questa è una cosa che difficilmente si vede online. Sinceramente di solito ho visto sempre le parti inferiori completamente nere. E perché io l'ho fatto trasparente? Perché se vai a mettere l'episodio a rallentatore nelle scene del ballo, vedrai chiaramente che si tratta di due strati, uno superiore trasparente e uno sotto coprente. E sono andata a cercare online e infatti pare che si tratti dell'abito della collezione 2020 di Alaia. Spero di pronunciarlo bene. Quindi abbiamo un abito superiore e un abito inferiore. E soprattutto non è nero, però diciamo che se lo fai di un altro colore molto probabilmente la maggior parte delle persone non lo riconosce, quindi attieniti pure al nero e se trovi qualche cosa con una leggera fantasia fallo pure, altrimenti organza tinta unita liscio. Ecco, ti ho detto organza, infatti questo tessuto qui è un tessuto strutturato, regge molto di più la forma e a differenza di altri tessuti e ha una caratteristica molto evidente, ovvero che è trasparente. Ed essendo trasparente ha bisogno di determinate tecniche per essere cucito, altrimenti vedresti i fili della taglia cuci da sotto e insomma diciamo che se devi fare un vestito elaborato in questo modo, vedere la taglia cuci sotto non è proprio la migliore delle scelte. Allora, cosa ti serve sapere per questo? Andiamo a fare la cucitura alla francese che ci accompagnerà durante la realizzazione di tutto l'abito, quindi tutte le parti sono unite con la cucitura alla francese. E te la faccio vedere, non ti preoccupare, non è niente di spaventoso, anzi, questa tecnica la potrai usare non solo sull'organza, ma su tutti i tessuti trasparenti, su tutti i tessuti fini e sulle sete. Io personalmente in questo caso ho utilizzato un'organza sintetica, però se dovessi rifarlo, dato che questo è un campione, lo farei sicuramente in organza di seta, perché la mano, ovvero la morbidezza, come cade, da organza a organza cambia, ma soprattutto si vede la differenza tra la sintetica e quella di seta. Quindi se puoi investire un pochino di più, vai su quella di seta. E soprattutto mi raccomando, fai qualche tela di prova, magari con qualche tessuto un
pochino più scadente ma molto simile. Quindi se vuoi andare veramente a fare il vestito in organza di seta, sappi che puoi prendere un'organza sintetica di qualsiasi altro colore anche e fare la prova. Io ti dico, questa è una taglia 42 e per fare quello che vedi mi ci è voluto 1,5 metri di stoffa, solo questo, 1,5 metri. Comunque andiamo a noi e andiamo alla cucitura alla francese. Eccoci qua. Allora, la primissima cosa che devi fare in assoluto è stirare il tuo tessuto. Ora, siccome si tratta di un tessuto molto delicato, quello che ti consiglio di fare è ritagliarne un pezzettino, non lungo la cimosa, ma in quest'altro verso, e provare a vedere se si può stirare e se non ti si scioglie. Ora, io prenderò un avanzo della lavorazione e te lo faccio vedere su un pezzettino. Allora, quello che devi fare è prendere il ferro da stiro che deve avere la piastra di protezione, perché se non ha la piastra di protezione ma è il ferro da stiro semplice, diciamo che potresti avere diversi problemi. Non andare subito a stirare con il vapore. La prima prova che devi fare è vedere se andando con il calore non ti si scioglie e non ti si deforma, e in questo caso non succede niente. Poi vai a svaporare per bene lontano dal tuo tessuto e solo dopo, in un angolino, provi a vedere se è stirabile. Se vedi che non è successo niente, prendi la parte più grande. Vedi, non è successo niente, quindi questo tessuto si può stirare tranquillamente. Ora, io quello che ti dicevo della piastra è molto importante, perché se vai a stirare con il ferro da stiro semplice e si tratta di un tessuto principalmente sintetico, quello che ti può succedere è che ti si attacchi al ferro, ti si sciolga e ti si attacchi al ferro, e questa è una cosa assolutamente pessima, perché questo qui poi ora fortunatamente un pochino va via, però si rischia di danneggiare la piastra. Quindi occhio, mi raccomando, perché gli attrezzi sono fondamentali. Se non hai la piastra di protezione, come in questo caso, questa qui ovviamente è fredda, mi raccomando, non andare a provare comunque o fare finta che non lo stiri e ciao. Quello che puoi fare a quel punto è prendere il tuo tessuto e appoggiare un panno di cotone sopra. Non lo prendere tutto spiegazzato, questo è il mio panno, proprio per fare questo tipo di lavorazioni. Allora, prendi il tuo panno, lo stiri tutto quanto per bene, tutta la tua lunghezza, e solo dopo che è stirato lo appoggi sopra la parte che andrai a stirare. Così. Mi raccomando, fai sempre le prove prima. E se hai qualche altra domanda sul ferro da stiro e sulla piastra di protezione, sappi che ho fatto dei video, te li lascio in descrizione. Allora, in cosa consiste la cucitura alla francese? Te lo faccio vedere prima con del tessuto colorato in maniera tale che sia più semplice da capire, e poi lo andiamo a fare sull'organza nera direttamente. Allora, quello che devi fare praticamente è la prima cucitura è fatta al contrario rispetto a quello che faresti normalmente, perché normalmente prenderesti i due diritti del tessuto e andresti a metterli insieme in questo modo, faresti la cucitura e ti rimarrebbero i margini da passare alla tagliacuci o con un sopragitto da rifinire con un tralicino, insomma da rifinire all'interno, mentre all'esterno la cucitura rimane pulita. La cucitura alla francese, invece, che si utilizza proprio per casi in cui non si può fare questa, funziona al contrario della prima cucitura, quindi rovescio con rovescio, li metti insieme e fai la prima cucitura. Gli spilli cerca di non metterli mai in questo modo, perché come vedi arricciano il tessuto e ti fanno essere meno preciso, però per spiegare è molto più veloce. Ecco, gli spilli si mettono in questo modo.
E così praticamente hai la cucitura pulita all'esterno, ma anche pulita all'interno. E così ti vengono dei capolavori. Passiamo all'organza adesso. Allora, prima cosa della quale discutere prima di andare a cucire è in assoluto la scelta del lago. Ora, io utilizzo sia la Schmetz che la Madeira. A seconda del progetto scelgo quello che mi piace di più. Puoi tranquillamente usare degli Universal della Schmetz. Ricordati però di prendere il numero 70, altrimenti puoi prendere altri aghi fini della Madeira oppure prendere l'ago per i Microtex della Schmetz che è adatto per le sete. Allora, detto questo, parliamo dei piedini. La cucitura francese si fa con il piedino normale principalmente, però ti faccio vedere un'alternativa che ti permette di semplificarti la vita tantissimo. Allora, io in questo campioncino sono andata ad utilizzare soltanto le mollettine e non gli spilli perché in questa organza gli spilli lasciano il buco quindi ho deciso di usare le mollettine. Ehm, per quanto riguarda l'utilizzo di questo piedino, ti consiglio assolutamente, soprattutto quando la cucitura non viene fatta in diritto, ti prego assolutamente imbastisci. In un campioncino del genere non è importante, però devi imbastire. Ti faccio vedere con quale piedino puoi non imbastire, ma te lo faccio vedere dopo. Allora, adesso cominciamo. Mettiamo giù il piedino e mettiamo le impostazioni. Ok, adesso ago giù dentro il tessuto, il primo punto, e tieni le codine, mi raccomando, questo sempre quando cominci, per accompagnare il tessuto. Non le devi tirare, ma le devi trattenere in maniera tale che sotto non si vadano ad aggrovigliare. 1, 2 e 3. Ok, e adesso ripartiamo. Ok. Mi raccomando, controlla sempre che sia tutto a posto. Io in questo caso sto facendo i punti avanti e indietro per tenere meglio fermo il tessuto, perché ti faccio, è un campione e ti faccio vedere vari piedini e varie lavorazioni. Nel caso di una cucitura alla francese, in alcuni punti, soprattutto con un'organza così trasparente, te lo sconsiglio perché diventa grosso e ci sono dei problemi. Adesso invece ti vado a far vedere come funziona il piedino doppio trasporto con la cucitura di precisione, che questo piedino ti permette praticamente di non imbastire quasi niente. Allora, impostazione di base. Togliere la bobina come prima cosa e richiudere. Mettere in sicurezza la macchina, aprire la placca e sostituire la placca con l'apposita placca HP per il punto di precisione. Ok, si apre. Adesso imposto il doppio trasporto e adesso partiamo. Questo piedino, col fatto che ha un doppio trasporto qua dietro, ti permette di trasportare agevolmente sia il sotto che il sopra del tessuto, o meglio, entrambi i tessuti contemporaneamente.
E questi sono i risultati. Adesso vado a stirare. Allora adesso come prima cosa prendi il tuo pezzettino stirato e vai a stirare la tua cucitura. Adesso che la cucitura è appiattita, vai a ritagliarla di un paio di millimetri. Mi raccomando, questo non farlo mai quando non vedi bene appoggiato sull'asse. È sempre meglio farlo su un tavolo o da qualche altra parte, perché qui rischi di prendere il tessuto. Se non hai modo di andare su un tavolo, prendi il tuo telino per stirare e ti appoggi a quello. Ok, questa è la nostra prima cucitura. Siccome si tratta di una cucitura diritta, io adesso ti faccio vedere un trucco che, mi raccomando, non funziona assolutamente con le cuciture curve. Per quello ti faccio vedere come si lavorano. Allora, come prima cosa, sempre svaporata laterale, vai ad aprire piano piano delicatamente il tessuto e spingi la cucitura da un lato, in questo modo. Vedi? Se non stai attento, quello che ti succede è questo. Quindi noi la spingiamo prima tutta da un lato, per questo non lo puoi fare con le curve, perché poi ti si creano le pieghe, ma tanto lo vediamo dopo. Poi prendi e giri, questo dal lato che ti torna più comodo. Per me è questo, cioè dove vedo la cucitura, e devi guardare esattamente dove hai la cucitura e piegare a metà. E accompagnare continuamente. Per questo è importante fare le prove della stiratura. Ed ecco fatto. Ci siamo preparati la nostra cucitura alla francese per l'ultima cucitura. E adesso ti faccio vedere le cuciture da un altro punto di vista. Questa è la cucitura normale. Vedi qui? Vedi? Questo piedino qua sotto ha dei denti che grazie al meccanismo andranno a muoversi e a trasportare il tessuto. E adesso procediamo. Ed ecco qua. Per quanto riguarda invece le forme curve, devi essere un pochino più preciso,
Oltre a fare la cucitura a mezzo centimetro come l'abbiamo fatta prima e a ritagliare 1 millimetro, qui dovrai ritagliare un pochino di più e in alcuni casi addirittura leggermente intaccare, ma la cosa migliore sarebbe ritagliare fino a 2 millimetri e non oltre, così da poter scostolare. Cosa significa scostolare? Scostolare significa rigirare il tessuto e diciamo è una tecnica per aprire le cuciture, però è meglio se te la faccio vedere che si fa prima. Solitamente si fa con il filo da imbastire, ma qui come abbiamo detto ci vuole un ago molto fine e un filo normale. E questo è quanto. Lo prendi tra le dita e cerchi di aprire la tua cucitura. Qui non si fanno punti indietro, non si fanno nodi, non si fa niente di cose che potresti pensare, perché altrimenti si rischia di danneggiare il tessuto una volta che si è lavorato e si va a togliere questa scostolatura. Vedi? E tiri. La filza tiri, insomma. Apri per bene e fai un altro punto. È importante che fai una prova sulle curve, cioè questo pezzo qui per esempio è un ritaglio del cartamodello, perché è importante che tu abbia idea di quanto saranno importanti le sue curve, quindi quanto saranno accentuate, e fare direttamente una prova, perché il problema non è questa prima curva quanto la cucitura successiva. E questo è il risultato, quindi vedi, tutto aperta per benino. E adesso andiamo a fare la cucitura. Qui eventualmente quando si comincerà a cucire si aiuterà a schiacciare un pochino di più, però non ci preoccupa. Il fatto che abbiamo dovuto ritagliare molto di più, diciamo che devi ricalcolare la larghezza della cucitura in fase di progettazione del cartamodello, oppure durante la lavorazione, se sai che andrai a ritagliare a 3 mm, per esempio, puoi cucire invece che a mezzo centimetro a 6 mm, a 7 mm, così avrai più da ritagliare e poi avrai mangiato l'eccesso del centimetro. Insomma, la cucitura finale deve essere 1 centimetro, quindi se la prima la fai a 7, la seconda la fai a 3, se la prima la fai a 5, la seconda la fai a 5, sempre 1 centimetro deve essere. Ed eccoci qua al momento della verità. Allora, come prima cosa si toglie la filza di prima con molta delicatezza, piano piano. Se necessario vai a tagliare i punti. Ecco qua. Adesso si stira, svaporata laterale e poi si stira. E qui siamo alla seconda cucitura. Quello che dobbiamo fare adesso è rigirare nuovamente e adesso proviamo ad aprirla con delicatezza. Decidiamo da quale lato mandarla. Ed ecco qua. Come ti dicevo prima, ci sta che ti venga fuori qualche pelucchio, spero che si veda nel video. E quello che si va a fare è questo. Cercando di non bucare. Ecco qua.
Bene, adesso non ti resta altro che esercitarti con la cucitura alla francese. Se hai della tela a casa abbastanza fine, fallo tranquillamente. Se hai un cotone da camiceria, se hai un cotone anche da patchwork o da cucito creativo, un cotone americano, non ti preoccupare, fallo. Comincia ad esercitarti. E noi ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo di come piazzare il cartamodello, come tagliarlo e soprattutto come riprendere i segni e le tacche in maniera tale da cucire in maniera super semplice e senza stress. Se hai delle domande, mi raccomando, scrivile nei commenti e se ti è piaciuto questo video metti mi piace e condividilo. E se utilizzi queste tecniche per realizzare un tuo cosplay, mi raccomando, taggami che sono curiosissima di vederle. Grazie ancora e soprattutto grazie a Gianome che mi ha permesso di utilizzare la Continental M7 per questo progetto e per le prossime puntate. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale così non perderai gli altri 4 episodi in arrivo per realizzare il tuo cosplay di mercoledì Addams. A presto! Ciao!